Benvenuti alchiliani. Quando t'appassioni alla psicologia, succede una cosa inevitabile. Smetti di guardare i personaggi per quello che fanno e inizi a chiederti perché lo fanno. È lì che scatta la magia. Perché ciò che rende un personaggio reale di fantasia non è la spettacolarità delle sue azioni, ma la cura maniacale dei dettagli. La sua storia, il suo aspetto, il modo in cui si muove, le sue abitudini, le sue ossessioni. Più questi elementi sono stratificati, più noi empatizziamo, proviamo repulsione oppure restiamo intrappolati in una domanda inquietante. Cosa c'è davvero dietro quella mente? La verità è che la psiche umana non è una linea retta, è un groviglio, un sistema complesso e fragilissimo allo stesso tempo. E la distanza tra equilibrio e abisso è molto più sottile di quanto vogliamo ammettere. I disturbi psichici non sono stranezze, sono malattie reali. Generano angoscia, alterazioni della personalità, distorsioni cognitive, difficoltà relazionali profonde. A proposito, hai recuperato qualche video della rubrica Il bar della psicologia curata dal nostro Adriano Grazioli? Visita la home del canale e scoprirai quanta complessità nasconde una mente. Non sorprende allora che la letteratura abbia trovato in questa fragilità un terreno narrativo potentissimo. Basta pensare allo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson, dove la scissione dell'identità diventa metafora brutale del conflitto interiore. Oppure, restando nell'universo manga e anime, a Light Yagami, personaggio che ha generato teorie e discussioni infinite proprio perché la sua mente è un campo di battaglia morale. E poi c'è l'universo di Le bizzarre avventure di Jojo di Hirohiko Araki, che è praticamente un catalogo di traumi complessi e identità spezzate. Figure segnate da mancanza genitoriali, disturbi dissociativi, personalità frammentate come nel caso di Diavolo. Ma cosa succede invece nella tranquilla e apparentemente ordinaria Morio? Qui entra in scena Yoshikage Kira, un uomo che in superficie è la definizione stessa di normalità, impiegato modello, abiti sobri, modi gentili, relazioni civili ma distaccate. In un mondo sopra le righe come quello di Araki, già questo è sospetto, perché quella che vediamo è una costruzione. Sotto la facciata ordinata si nasconde una personalità egocentrica, fredda, manipolatrice e soprattutto incapace di provare empatia. Kira non percepisce le sue azioni come malvagie, le vive come piccoli piaceri personali, deviazioni innocue che desidera solo continuare a coltivare in anonimato, non perché si senta colpevole, ma perché vuole essere lasciato in pace. Questo è un tratto tipico della psicopatia, l'assenza di rimorso unita a una perfetta comprensione di ciò che la società considera sbagliato. Kira sa benissimo cosa il mondo si aspetta da lui e quindi costruisce una versione fittizia di sé, una maschera sociale impeccabile. Arriva persino a cambiare volto, appropriandosi dell'identità di un altro uomo. Non è solo una strategia per fuggire, è l'atto simbolico definitivo di chi vive già da sempre dietro una faccia che non gli appartiene. Kira non improvvisa mai, agisce con calcolo, pianifica, ripete rituali quotidiani come se eseguisse uno script rigidissimo. È un'esistenza scandita da routine, da regole autoimposte, da un controllo ossessivo della propria immagine. Vive dietro una maschera che lui stesso ha progettato e questo tradisce un tratto ossessivo-compulsivo evidente anche nella sua inquietante abitudine di collezionare unghie. Catalogarle, datarle, conservarle con meticolosità quasi archivistica. Kira è un uomo di abitudini, ma è anche, paradossalmente, un pessimo attore. E capire perché è fondamentale per smontare davvero la sua mente. Un grande attore non è quello che ripete il copione alla perfezione, è quello che, quando qualcosa va storto, trasforma l'imprevisto in performance, improvvisa, si adatta, integra l'errore nella scena. È flessibile, e la flessibilità è intelligenza emotiva applicata. Ma chi vive intrappolato in uno schema ossessivo non funziona così. Quando la realtà devia anche solo di 1 millimetro dal piano stabilito, non c'è adattamento, c'è panico, c'è irritazione. C'è l'urgenza quasi fisica di rimettere le cose a posto. È una dinamica tipica del disturbo ossessivo-compulsivo.
L'idea che qualcosa non sia come dovrebbe diventa una frattura insopportabile, un dolore mentale che può essere silenziato solo attraverso il rituale correttivo. E Kira incarna perfettamente questo meccanismo. Pensiamo allo scontro con Koichi Hirose. L'avversario è a terra, la situazione è ad altissimo rischio, dovrebbe fuggire immediatamente e invece no. Si accorge che i calzini non sono sistemati correttamente, si ferma, si infastidisce, li sistema. In un contesto narrativo sembra una gag surreale, quasi slapstick. In realtà è coerenza psicologica. È il momento in cui Araki ti sta dicendo che Kira non è solo un assassino metodico, è un uomo schiavo del proprio bisogno di controllo. E qui la cosa si fa interessante perché accanto a questa rigidità c'è un'intelligenza fuori scala. L'incapacità di provare empatia non gli impedisce di studiare le emozioni altrui come fossero formule matematiche. Kira osserva, analizza, comprende cosa le persone si aspettano da lui e poi restituisce esattamente quell'immagine. Non sente, ma simula. Non partecipa, ma recita. È un sociopatico funzionale che usa la società come scenografia. E sotto la maschera c'è la sua vera natura, che affonda le radici nell'infanzia. Kira è affetto da cheirofilia, una forma di parafilia, cioè un orientamento del desiderio verso oggetti o situazioni che esulano dalla stimolazione sessuale convenzionale. Le parafilie in sé non sono un'anomalia rara o automaticamente patologica. Il feticismo in varie forme è molto più diffuso di quanto si voglia ammettere. Si va dal voyeurismo fino a manifestazioni più estreme come la dacrifilia, l'eccitazione legata alle lacrime altrui. Nel caso di Kira, l'oggetto del desiderio è la mano, non la persona nella sua interezza, non il corpo, la mano. Può essere l'intera struttura, le dita, le unghie, e qui tornano le sue ossessioni catalogatorie. Queste inclinazioni spesso emergono gradualmente, iniziano come semplici attrazioni, possono rimanere innocue per tutta la vita, ma in alcuni casi si radicalizzano, diventano esclusive. Il soggetto finisce per poter provare eccitazione solo attraverso quell'oggetto specifico, ignorando completamente ogni altra dimensione della sessualità, persino i genitali del partner. E considerando che la sessualità è uno degli assi portanti dell'identità umana, capiamo quanto una deviazione totalizzante possa ridefinire l'intera struttura psicologica di un individuo. Nel caso di Kira, non è solo un gusto particolare, è il centro gravitazionale attorno cui ruota tutta la sua esistenza. Di Yoshikage Kira sappiamo sorprendentemente poco. Hirohiko Araki, come spesso fa, non ci consegna un dossier clinico completo, ci lascia indizi, frammenti, crepe da cui osservare l'abisso, ma quei frammenti bastano. Uno dei momenti più rivelatori è la scena in cui Shinobu, convinta di trovarsi davanti a suo marito, si spoglia in camera da letto. Kira reagisce tentando di strangolarla, una risposta istintiva all'eccitazione. Questo dettaglio è cruciale. Per Kira, sessualità e violenza sono la stessa cosa. Il desiderio non si traduce in intimità, ma in sopraffazione. È la stessa dinamica che lo porta, anni prima, a uccidere la giovane Reimi in quello che ha tutte le implicazioni di un tentativo di aggressione sessuale, o ad amputare le mani delle sue vittime per soddisfare il suo feticismo. C'è poi un elemento visivo che Araki inserisce con chirurgica precisione. Durante i picchi di tensione o nei momenti legati ai suoi impulsi, le unghie di Kira crescono improvvisamente e sappiamo che lui le taglia e le conserva con regolarità ossessiva. Questo dettaglio può essere letto in due modi. Nell'interpretazione più indulgente, potrebbe rappresentare un tentativo inconscio di contenere la propria pulsione omicida, come se il gesto di tagliare le unghie fosse una valvola di sfogo simbolica. Una forma primitiva di autocontrollo che suggerirebbe una dissociazione interna, una frattura tra impulso e gestione dell'impulso. Ma c'è una lettura più coerente con il personaggio? Le unghie come archivio, come trofei, come modo per cristallizzare nel tempo i momenti di eccitazione e violenza, trasformando il corpo in un diario biologico dei propri crimini.
Personalmente considero Kira uno degli esempi letterali più inquietanti di serial killer proprio per questo. Non è un mostro urlante, non è un genio caotico in cerca di riconoscimento, è un uomo che vuole solo una vita tranquilla. Ed è questa normalità dichiarata a renderlo disturbante. Spesso i villain di questo tipo vengono romanzati eccessivamente. Si insiste sulla loro malvagità, sullo shock, sull'estetica del male, ma si trascura la dimensione quotidiana e soprattutto l'architettura psicologica che sostiene questa follia. Kira invece funziona perché è strutturato, perché ogni sua mania, ogni sua deviazione, ogni sua reazione fuori luogo costruisce un sistema coerente. E quando il male è coerente, smette di essere spettacolo e diventa possibilità. Ed è lì che fa davvero paura. Se questa analisi ti ha dato una chiave di lettura diversa, diccelo nei commenti, confrontiamoci. E se vuoi altri approfondimenti su personaggi che sembrano folli, ma in realtà sono studi di psicologia mascherati da intrattenimento, beh, sai cosa fare. Beyond All!